Ok, domanda seria. Se doveste scegliere una KTM da guidare, voi quale scegliereste? Io chiaramente ho scelto di guidarle tutte. Ah, prima che mi dimentichi, da qualche parte in questo video abbiamo nascosto un codice sconto KTM, ma comparirà una volta sola. Quindi dovete stare molto attenti e guardarvi tutto il video. No, vabbè, ma è devastante sta moto. Quando rilasci scoppietta proprio. Meno male che non mi piacciono le sportive. Le sequenze presenti in questo video rappresentano uno stile di guida personale, realizzato in contesti controllati e separati dall'esperienza ufficiale degli Orange Days. Durante gli Orange Days, le moto potranno essere provate esclusivamente secondo le modalità consentite dal codice della strada. Oggi giornata molto pericolosa. Sto andando da Cabutti, mi hanno invitato per gli Orange Days KTM. La cosa veramente figa degli Orange Days è che non sono il classico evento dove te vai lì, ti guardi le moto parcheggiate e manco puoi salirci sopra. Oggi le moto si provano, e si provano e come? L'unica cosa che dovete fare è arrivare lì, firmare le scartoffie, farvi dare le chiavi e farvi un bel giro nelle langhe. Peraltro non c'è uno o due KTM da provare, ma ce n'hanno una caterva. E c'è anche qualche chicchettina interessante. Peraltro i test ride da Cabutti continuano anche dopo gli Orange Days, quindi se non riuscite a venire durante questo mese saranno disponibili anche nelle prossime settimane. Un'altra roba che è una bomba per venire a fare il test ride qua da Cabutti è che loro si trovano a 2 passi da Barolo, da Alba, quindi se venite qua a fare il test ride troverete le moto non in città, in qualche posto triste e grigio, ma vi sparerete un test ride della Madonna in posti allucinanti. Non vedo l'ora di farvi vedere tutte le moto che ci saranno da provare. Vi dico un segreto: se siete dei ducatisti, hanno anche un parco Ducati della Madonna di moto da provare. Ciao Dennis. Ciao Giacomo, benvenuto da Cabutti. Sei pronto per il test ride? Non vedo l'ora. Mamma mia. Adesso quale guido per prima? Facciamo così. Ambarabaci. Ma no, prendo questa. 390. Partiamo dalla più leggera. Faccio un po' fatica a trovare comandi perché è completamente diversa l'ergonomia rispetto all'890. Non trovo il freno, sembra avere una bicicletta sotto, pazzesca, veramente pazzesca. Ci sono un po' di curve, belle queste curve, cazzo. Per essere una cilindrata così piccola la sua spinta ce l'ha. Ora facciamo una bella sparata a 0-100, ma prima ragazzi mi tolgo una soddisfazione di una roba che io non riesco a fare con l'890 perché sono nanetto.
Proviamo lo 0-100 e si va. Ragazzi, veramente super agile il 390. Più che altro non mi aspettavo che il motore spingesse così tanto. Poi bello così bassa, veramente uno spettacolo. E adesso passiamo o al Duke o al Super Adventure. Ok, adesso siamo sui mezzi pesanti. Questa peraltro per me prima volta assoluta su una moto da pista. Mai guidata. Tanta roba. L'hanno proprio appena immatricolata. Non so che cazzo succederà. No, ma che cazzo è? Per fare così proprio non me lo posso assolutamente prendere. Ah, spettacolo qua. Spettacolo. Questa, ragazzi, è veramente un'arma. Bellissima, veramente stupenda. Però è veramente killer. Non l'avevo mai provata una roba del genere. Era meglio se non la provavo, perché amore a prima vista proprio. Devastante. Di una cattiveria troppo bella. Ce ne vorrebbe una in garage, Una arancione e una nera anche. Vabbè, riparto. Vediamo se si trova un pezzo un po' più scorrevole. Io la sto guidando in mappa street, francamente in mappa track non me la sento. Prima volta a 42 anni su una sportiva e appunto era meglio se non ci salivo. Questo è quello che vi dicevo prima. Perché venire fino ad Acabutti per fare un test ride? Direi che la risposta è sufficiente. Adesso andiamo avanti. Io sono ancora in mappa street e penso che la continuerò a guidare in questa mappa qua. Qui l'asfalto è un po' una me. C'è del briciolino a terra, dossi, briciolino anche qua a manetta. Ah, è pazzesco, cioè tocchi l'acceleratore, ti ritrovi nell'iperspazio. Questa non si può di certo dire che sia comoda, Abituato alle maxi enduro, ora devo trovare un pezzo dove farvi una partenzina, Pur avendo lo scarico originale, quando rilasci scoppietta proprio. Se riesco a farvi uno 0-100 mappa street, track non la metto. No vabbè, questo affare non ha senso, non si può avere una moto del genere, troppo. Meno male che non mi piacciono le sportive, questa è veramente una grande fortuna. Ma che roba che è. Per chi è arrivato vivo fino qua, Cabutti vi ha preparato un bel codice sconto del 20% su tutto l'abbigliamento KTM. Per utilizzare il codice dovrete venire qua a fare il test ride. Basta che comunichiate il codice Giaco-R
RTF-20 e vi porterete a casa un bel 20% su tutto l'abbigliamento KTM. Mi raccomando, fatene buon uso. Ah, qua siamo con l'automatico, ragazzi. Vediamo com'è. Automatico e si va. Adesso siamo completamente in automatico. Mamma mia, spettacolo, stupenda. Scala perfettamente proprio. Tantissima roba. Io era da quando ho venduto il 1290 che non salivo su un bestione di questi. Siamo arrivati su in cima al paesino. Adesso ve la faccio vedere. E anche lei spacca, ragazzi. Veramente stupenda. Veramente stupenda. Da questi pochi metri c'è da dire che è una lama. Io avevo il 1290 Super Adventure S del 2018. Qua cambia completamente. La tenuta di strada è completamente diversa. Cambio automatico per adesso. Al pochissimo che ho fatto, molto bello, mi è piaciuto. L'effetto è un po' strano, chiaramente, abituati alla frizione, però non è male. Adesso lo spulciamo bene, lo mettiamo in rally e vediamo bene come va. Ho messo lo smorzamento delle sospensioni street, precarico ce l'abbiamo standard, sposta dell'acceleratore rally, modalità del cambio lasciamo in sport, ABS però lo mettiamo road per sicurezza. Ok, dai, siamo in automatico e vediamo un po' come va. Molto più scorbutica il rally. La botta con la cambiata, a seconda di quanto acceleri cambia velocemente, sembra il cambio sportivo di una macchina. Io sono dell'idea che tutti quelli che dicono ma il cambio automatico ti leva il piacere di guida, io non la penso così, devo essere sincero. Questo sembra veramente tanto a punto. Adesso lo usiamo in manuale però, perché mi sono rotto i coglioni. Ho messo i paddle. Proprio veramente sembra di avere una super sportiva, un'auto proprio. Adesso quello che voglio fare, che non riesco a capire come si fa, a scendere la regolazione dello slittamento qua. C'ho una roba da pigiare. Ok, adesso sono sceso a 2. No vabbè, spettacolare. Adoro il manubrio, è pazzesco. Praticamente qua con le due dita mandate avanti e indietro le marce. No vabbè, ma è devastante sta moto. È quella che mi è piaciuta di più. Non pensavo che l'RC mi avrebbe fatto impazzire, probabilmente perché non ho mai guidato una super sportiva, quindi non sono in grado di capirle bene. Ma questa mi sta facendo sbroccare letteralmente. Poi sta cosa che cambi senza aver problemi di dover guardare quello e quell'altro. Io raga, se faranno 990R col cambio automatico, l'Adventure quando uscirà, che a questo punto non sa se uscirà mai oppure no, io ci faccio un pensierino. Per averci un cambio così appunto in off-road sarebbe veramente tantissima roba, cavolo.
ma poi si sente proprio il colpo della cambiata, spettacolo. Comunque sì, assolutamente da usare in manuale. Si mangiano tutto proprio, assurda raga, veramente assurda. Ma guardate che paesaggi ragazzi, guardate che paesaggi. Poi veramente io in posizione così max enduro mi ci trovo molto di più, non ci sono cazzi, sono abituato a guidare queste, per me è un altro mondo proprio. Il motore c'ha un'elasticità senza senso. Lei poi se ti fermi va in giù di marcia in automatico. Allora vediamo se riusciamo a fare uno 0 a 100. La tenuta di questa moto è pazzesca ragazzi, un fucking binario veramente stupenda. Veramente spettacolare ragazzi, spettacolare proprio, bella bella bella. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa giornata, spero di avermi fatto divertire almeno il 20% di quello che mi sono divertito io. La cosa bella di questi test ride è che hai la possibilità di provare dei mezzi della Madonna e di incasinarti le idee. Devo essere sincero, 1390 mi ha veramente fatto provare delle emozioni che non provavo da tanto guidando una moto. Tantissima roba. Va bene, basta, dai. Questo video sarà durato tipo 100.000 minuti. Vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino a questo punto. Vi ricordo di seguire anche Cabutti su Instagram, che aggiornano spesso con promozioni, eventi, test ride, anche per tutto il mondo Ducati. Per chi è interessato al mondo Ducati sono veramente fornitissimi. Spero prossimamente di riuscire a portarvi qualche contenuto anche del mondo Ducati. E niente, dai, vi saluto, vi auguro ancora buona domenica e ci vediamo settimana prossima. Ciao!